Ciao a tutti, oggi abbiamo l'HTC One Max e andremo a fare una breve overview dello smartphone. Ecco quindi lo smartphone con la confezione. Prima di andare a vedere cosa ci offre il cellulare, facciamo un breve unboxing, quindi togliamo il coperchio, abbiamo lo smartphone che togliamo, ora non ci interessa. Allora, nella confezione troviamo cavo, micro USB, USB, alimentazione, cuffie e questa cover semi trasparente opaca e infine anche modulistica varia. Quindi togliamo e prendiamo lo smartphone, togliamo la protezione. Allora, smartphone di dimensioni molto generose, infatti in larghezza è 82,5 mm, in altezza 164,5 mm e in spessore 10,29 mm. È comunque scusato perché è un 5,9 pollici e comunque non pesa più di tanto a tenerlo in mano, intendo, perché il peso è di circa 217 grammi, ma come dicevo non si sente particolarmente in mano. Il display è un display 1080p, quindi Full HD. Oltre al display qui davanti abbiamo due pulsanti soft touch, le griglie degli altoparlanti qui e qui, altoparlanti Boom Sound. Abbiamo ehm, sensore di luminosità e di prossimità, LED di notifica e qui la fotocamera frontale da 2,1 megapixel. Sulla parte sinistra abbiamo il meccanismo per sbloccare la scocca, che andremo a vedere dopo. Qui invece abbiamo micro USB e microfono per le chiamate. Qui abbiamo blocco e sblocco o comunque accensione e spegnimento, tasti per il volume, sopra il jack da 3.5 per le cuffie e antenna infrarossi, mentre dietro la scocca in alluminio focizzato molto elegante, molto bella, mi piace, e il sensore per le impronte digitali, fotocamera a 1 ultrapixel che sarebbero circa 4 megapixel e LED flash. Qui abbiamo anche un microfono per l'ambiente, insomma. Allora, torniamo al meccanismo per, il meccanismo per sbloccare la scocca. Per sbloccarla basterà farlo scivolare verso sinistra, quindi prendiamo e facciamolo scivolare. Avete visto, la scocca ha fatto uno scatto e si è aperta. Per finire di aprirla basterà tirarla e sfillarla in questo modo. All'interno abbiamo la batteria da 3300 mAh, il vano per la SIM e per la micro SD. Per rinfilare la scocca dovremo prima far combaciare i gancini con gli slot e poi chiudere come se fosse uno sportello. Una volta chiuso facciamo pressione su tutti i gancini per fissarla. Ok. Ecco, qui di solito rimane aperta, quindi qui soprattutto dovremo fare pressione. Ah, mi ero scordato dei contatti per la dock station sul retro. Allora, il motore che muove questo smartphone è un quad-core Qualcomm Snapdragon 600 da 1,7 GHz. Ha 2 GB di RAM e esistono due modelli, uno da 16 GB di memoria preinstallata e uno da 32 GB di memoria. Dette le caratteristiche tecniche, lo sblocchiamo e andiamo a vedere cosa ci offre sul lato multimedia. Allora lo apriamo. Questo è BlinkFeed, quindi avremo tutti i social, qui potremo inserire social e avremo tutto su BlinkFeed. Comunque non ci interessa, a noi ci interessa più il lato, praticamente questa icona qui. Allora, partiamo con la rubrica e chiamata. Purtroppo non ho la SIM dentro, perché come dicevo prima lo dovrò
lo avremo solo per oggi, quindi è una recensione veloce, quindi però facciamo una breve prova della tastiera. Ehm, sì, è molto veloce. Qui abbiamo la possibilità, questo entriamo in cronologia chiamate, mentre di qua in preferiti, i contatti che non ho ovviamente, questo è il tutorial, essendo le prime volte che lo accendo, gruppi, fatta molto bene devo dire. Torniamo indietro, andiamo in messaggi per vedere come funziona la tastiera lì, ne creiamo uno nuovo. Allora, aggiungi testo, ciao Marco, come va? Anche qui è molto veloce, anche se io non sono molto veloce. E non è nemmeno molto grande, quindi lascia spazio alla lettura dei messaggi, quindi approvata. Torniamo alla home. Per la gestione delle applicazioni aperte è il doppio touch sul pulsante della home e poi uno slide verso l'alto. Adesso andiamo a testare gli altoparlanti Boom Sound. Allora, apriamo il browser, andiamo su YouTube, no, qui, ok, YouTube, che cosa guardare? YouTube, cerca, no, non cerca, vabbè. Ok, già che ci siamo, già che ho fatto una ricerca con Google, vi farò vedere anche il pinch in, insomma, lo zoom. Allora, c'è il pinch in, come potete vedere. C'è anche il resize del testo, quindi se io faccio così, vedi? Eh, quindi clicchiamo su YouTube e cerchiamo una canzone. Allora. Questa è Time dei Pink Floyd. Il volume delle casse. Ok. Ok, lo mandiamo un po' più avanti. Qui. Ok, ok, suono pulito, alto, mi piace. E andiamo invece a vedere adesso, se mi riesce a uscire da YouTube, ok, andiamo a vedere la galleria. La galleria, come possiamo vedere, è stata modificata. Abbiamo qui le immagini di prova, quelle già presenti sullo smartphone, e queste, quelle che ho fatto io, come potete vedere, sono tutte e due animate da una sorta di anteprima. Ok, quindi ecco, qui sono tutte le foto non animate, mentre qui è il video highlights, aiuto, ok, è il video highlights in cui sono animate, quindi quello che vedevamo prima, tutte le foto e i video. Qui possiamo scegliere quale inserire o meno nella highlights, tipo deselezionando, sempre se tolgo, dovrebbe solo farmi vedere, esatto, solo quello, solo il robottino di Android. Allora, dove sono finito? Ah, qui ci sono i temi. Ok, vi voglio far vedere invece un'altra cosa prima, ovvero la qualità dello schermo, del display. Prendiamo questa. Ok, allora, colori molto vivi, non so se la fotocamera rende giustizia al display, e come possiamo vedere l'angolo di visualizzazione è molto, molto alto, si vede molto bene dappertutto ed è sempre molto, molto vivo, sono molto vivi i colori anche da questa angolazione, ovviamente qui cambierà. Vabbè,
Comunque, torniamo indietro. Abbiamo anche la funzione Zoe, quindi prendiamo la fotocamera. La funzione Zoe è quella funzione che fa un breve video di 2-3 secondi. Allora prendiamo il nostro robottino, mettiamo qui e facciamo un breve video. Allora, scattiamo la foto, ecco, vedete che lì diventa rossa la fotocamera. Ok, e infatti lì diventa rossa, appunto. E questo era il filmatino di Zoe, diciamo. Sono modificabili, abbiamo tanti filtri per poter modificare le nostre foto. Modifica. Vedete tutta una serie di filtri di modificabilità, insomma. E niente, questa era la galleria e la fotocamera. Gli altoparlanti ve li ho fatti vedere. Non mi resta che finire qui il video, mi sembra sia tutto. Se avete domande comunque fatele pure, se avete avuto esperienze con lo smartphone e le volete condividere fatelo. E noi ci rivediamo al prossimo video o recensione. Dalle è tutto, arrivederci.